Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Come potevo non parlare del film per eccellenza per gli amanti del genere come me del paranormale? Sto parlando del film L'Esorcista. Sapevate che dietro questo film c'è una terribile storia vera? William Friedkin nel 1973 ha portato in scena il film L'Esorcista. Ha preso spunto da un romanzo di William Blatty del 1971 e, incuriosito dal caso di cui parla questo romanzo, contatta direttamente il sacerdote Raymond Bishop, che all'epoca dei fatti aveva effettuato un esorcismo di liberazione e aveva collaborato anche alla stesura di questo libro. Il film dell'orrore più famoso in assoluto è quindi tratto da una storia agghiacciante realmente accaduta ad un ragazzo di 14 anni del Maryland. E pensate che per tutelare la sua privacy gli venne fornito anche un nome falso, Roland Doe, e di lui non si seppe in effetti mai nulla, fino a quando nel 2020 non morì. Ma adesso andiamo a vedere insieme questa terribile storia accaduta a Roland e vediamo anche che cosa l'accomuna con il film. Ma amici, prima di iniziare vi chiedo, se vi va, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i miei prossimi video, se siete appassionati come me di paranormale, misteri irrisolti e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Nell'agosto del 1949 William Blatty, che all'epoca era un giovane studente di letteratura all'Università Gesuita Georgetown, lesse sul Washington Post un articolo che lo incuriosì davvero tantissimo, un caso di possessione ai danni di un ragazzo di 14 anni e di come un prete lo abbia liberato. 20 anni dopo Blatty decise di indagare su quel caso che all'epoca l'aveva scosso tantissimo e si documentò tantissimo. Contattò anche il prete che aveva effettuato l'esorcismo su quel ragazzo, Raymond Bishop, e decise così di scrivere un libro, con uno pseudonimo ovviamente, per proteggere l'identità del giovane. Il titolo del libro, L'Esorcista, fu un successo perché vendette 13 milioni di copie e fu da spunto anche per William Friedkin, che portò in scena L'Esorcista e che guadagnò 8 nomination agli Oscar e vinse 2 Oscar, uno come miglior colonna sonora e uno come miglior sceneggiatura. Ma qual è la storia di questa possessione? Andiamo a vederla insieme. Siamo a Cottage City, nel Maryland. Un ragazzo di appena 14 anni, nato il 1° giugno del 1936, di nome Roland Edwin Hankler, nome che si è preso solamente nel 2020, dopo la sua morte, perché era sempre noto al pubblico come Roland Doe, è un figlio unico di genitori di origini tedesche con credenze luterane. Nel gennaio del 1949 comincia ad assistere ad inquietanti e stranissimi fenomeni. Un giorno, mentre Roland è nella camera da letto della nonna, assiste ad un fatto davvero incredibile. Un quadro che raffigura Gesù si gira sottosopra senza che nessuno lo avesse toccato. Il ragazzo, abbastanza scioccato, cerca di rimetterlo a posto, ma nel farlo sente dei rumori come di graffi provenire dall'interno del muro. E questi rumori continuerà a seguirli per gli 11 giorni che seguiranno, fino a quando non morirà una persona a lui molto cara, la zia Harriet. La donna, che era una medium, aveva insegnato al nipote ad usare la tavola Ouija, la stessa tavola che Roland, dopo la sua morte, sconvolto per la sua perdita e molto triste perché la zia gli mancava tantissimo, cerca di usare per contattarla, scatenando così degli eventi davvero terrificanti. Sì, perché il ragazzo comincia ad avere dei terribili incubi, ad essere riservato, sempre più chiuso in se stesso, e ricomincia anche a sentire quei terribili graffi provenire dall'interno del muro. E non solo, perché quei graffi ad un certo punto appaiono anche sul suo stesso corpo. Da qui in avanti i fenomeni aumentarono, i mobili iniziarono a spostarsi da soli, gli oggetti presero a levitare per aria, compreso il letto di Roland, e dei graffi iniziarono ad apparire sui muri, ma non solo. Il timbro di voce di Roland iniziò a cambiare, diventò più cupo, più oscuro e purtroppo
iniziò ad aggredire fisicamente i suoi genitori. Dopo questa serie di terrificanti eventi, i genitori di Roland, molto preoccupati, decisero di portarlo da un medico. E qui iniziò tutta una serie di visite, esami, test psicologici, ma non venne fuori nulla di anomalo, tanto che i genitori iniziarono a pensare che forse Roland era posseduto e decisero di chiedere l'aiuto del reverendo Miles Schultz, che si precipitò immediatamente a casa del ragazzo per capire che cosa stava succedendo. Decide innanzitutto di osservare il ragazzo mentre dorme e dopo essere stato testimone di alcuni fatti davvero inquietanti, come rumori di graffi che sembravano provenire proprio dall'interno dei muri ed una poltrona cadere davanti ai suoi occhi da sola, senza che nessuno l'avesse toccata, si convince del fatto che Roland poteva essere posseduto da un'entità maligna e decide di pregare in quella casa, ma senza il successo sperato purtroppo. A questo punto il sacerdote decise di contattare l'esorcista Albert Hughes, che si precipita immediatamente a casa del ragazzo portando con sé acqua benedetta e candele. Ma ancora prima che potesse iniziare l'esorcismo, l'acqua benedetta esplose e le candele lanciarono delle fiamme enormi. In tutto questo, Roland, che era steso nel suo letto, iniziò a pronunciare delle parole in latino. «Oh, prete di Cristo, sai che sono un demone, perché mi disturbi?» Qui non vi fu più alcun dubbio per il prete esorcista, perché il ragazzo secondo lui era posseduto da un demone. A questo punto chiese subito l'autorizzazione all'arcivescovado di Washington per praticare un esorcismo su Roland e lo fece ricoverare al Georgetown Hospital. Ma appena arriva lì, Roland comincia a urlare e bestemmiare e tentò di aggredire chiunque cercasse di calmarlo, tanto che dovettero fermarlo, immobilizzarlo con delle cinghie per permettere al sacerdote di effettuare l'esorcismo. Mentre era sul letto legato, sembrava talmente calmo da dare l'impressione che stesse dormendo, ma quando padre Hughes entra nella sua camera, Roland apre istantaneamente gli occhi e con una voce da oltretomba gli ordina di nascondere la croce. Ma non è tutto, perché inizia a pronunciare frasi in aramaico antico ed improvvisamente sul suo corpo apparvero dei graffi. Padre Hughes è qui che comincia le sue preghiere in latino, mentre è inginocchiato di fianco al letto del ragazzo. Ma mentre Roland si dimena furioso nel letto, riesce a strappare una cinghia e a prendere una molla da sotto il materasso e a conficcarla nel braccio del reverendo Hughes, procurandogli un graffio enorme che partiva dalla spalla ed arrivava al polso, costringendolo così ad interrompere l'esorcismo e a riportare Roland a casa. Successivamente diversi preti cercarono di esorcizzarlo, ma senza riuscirci. Sembra che avesse ricevuto in totale dai 20 ai 30 esorcismi, una cosa davvero allucinante. Un altro sacerdote che tentò questa strada fu Walter Halloran, che fu testimone di innumerevoli graffi che apparvero dal nulla sul corpo del ragazzo, e fu proprio a lui che Roland ruppe il naso dopo averlo aggredito violentemente. Qualcosa però cambia quando due uomini decidono di andare a visitarlo, Raymond Bishop e William Bowdern, sacerdoti e professori di teologia. La sera del 16 marzo del 1949, padre Bowdern, insieme a padre Bishop, decise di praticare un esorcismo su Roland. Inizia spruzzando dell'acqua benedetta sul letto, che sembra addirittura muoversi, e invoca delle preghiere di liberazione in latino, ordinando al demone di dirgli il suo nome e il giorno e l'ora della sua partenza. È qui che sul corpo del ragazzo apparvero enormi graffi, sul suo petto era ben visibile la scritta Hell, inferno. Qui viene interrotto immediatamente l'esorcismo e ci riprovano il giorno dopo, ma altri graffi appaiono sul petto con una scritta spit, rancore o cattiveria.
L'esorcismo procede, ma Roland è sempre più violento. Ride in modo diabolico, bestemmia, maledice i preti, inizia a parlare in russo. Ogni tentativo fallisce miseramente. Quando arriva la svolta, il 18 aprile del 1949, era un lunedì di Pasqua e i due sacerdoti decisero di portare all'interno della camera di Roland la statua di San Michele Arcangelo. E qui accade qualcosa di veramente incredibile, perché mentre padre Bowden sta pronunciando le ultime preghiere di liberazione, Roland, con una voce diversa dal solito, invoca Satana, dicendo di essere San Michele e che doveva abbandonare immediatamente quel corpo. E così fece. All'improvviso Roland, con molta calma, disse che Satana se n'era andato. Dopo questo esorcismo, Roland non ricordava nulla di quanto accaduto in tutto quel periodo. La sua vita andò avanti normalmente. Nel tempo si sposò, ebbe 3 figli e in seguito diventò anche nonno. Da qualche parte ho letto che probabilmente era diventato un ingegnere della NASA nel programma Apollo e sembra che brevettò una tecnologia speciale per rendere i pannelli dello Space Shuttle resistenti al calore estremo, aiutando proprio gli astronauti dell'Apollo. Si ritirò dalla NASA nel 2001 e sembra che quando i colleghi vennero a conoscenza della sua storia e del fatto che fosse stato di ispirazione per il film L'Esorcista, lui non prese bene questa cosa, diventando molto nervoso. Ronald Edwin Hankler morì in seguito ad un ictus il 5 maggio 2020. Su questo caso 9 sacerdoti e 39 persone firmarono un documento dove si attestava la veridicità della possessione. La maggior parte delle informazioni su questa storia si hanno grazie ad un diario che aveva tenuto il sacerdote Raymond Bishop, e si sa anche che fu la Chiesa a dare un nome di fantasia a Roland per proteggerlo. Il film prese spunto da questa storia, cambiando il protagonista con una bambina di 12 anni e cambiando anche un po' la storia, ovviamente, come la morte del sacerdote che per aiutare la bambina chiede al demone di essere preso lui in cambio. Amici, ovviamente c'è chi crede alla storia di Roland e c'è anche chi no. Qualcuno dice che Roland era solo un ragazzo viziato in cerca di attenzioni. Lo stesso Roland, che non aveva ricordo di quanto gli fosse accaduto, arrivò a dire che forse era stato lui a provocare tutto perché era un cattivo ragazzo. Si sa però che quando venne liberato ringraziò il sacerdote e in seguito divenne anche molto cattolico. Ma anche qui ho letto qualcosa di diverso, sembra che Roland non fosse molto credente e una cosa particolare sembra che alla sua morte si presentò un prete non chiamato per benedire la sua salma. Insomma, un vero mistero, non sappiamo dove sta la verità. Amici, se siete appassionati come me di paranormale, sono sicura che avrete visto il film L'Esorcista, ma conoscevate la storia che c'era dietro questo film, questa storia vera? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, perché sono molto curiosa di leggervi. Io vi chiedo di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto, vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici!